Mi piacciono le sfide, mi sono sempre piaciute. C'è un qualcosa che mi porta a volermi sempre spingere oltre il mio limite, sfidare le mie capacità e affrontare nuove sfide. E giustamente uno direbbe, ma scusa, dopo anni passati a sfidare i tuoi limiti in un altro sport, non hai voglia di rilassarti, lasciar stare le gare e smettere di essere competitivo? Beh, non si smette di essere competitivi, si nasce così e quel prurito alle mani che ti spinge a voler arrivare primo anche a salire le scale, non lo blocchi, sono fatto così. Nella vita ho bisogno di qualcosa da rincorrere. Ho bisogno di quel brivido che mi danno le competizioni, quindi no, non sono stanco. Anzi, ho appena iniziato e questa sarà sicuramente una sfida. Quindi, benvenuti in questa nuova avventura. Benvenuti a Ian on Wheels 2023. Ciao ragazzi, sono Ian Rocca, corro con le macchine, per hobby faccio anche un po' di sci, faccio i 360 ma non li faccio sulle piste da sci, ma le faccio in pista e quest'anno correrò nelle midget. Il mio avversario principale sarà Federico Leo. Nasca. No, Nasca è il mio compagno di squadra. Vabbè, allora non ho capito niente. Non hai capito niente? E a te la intro. Grazie. Raga, benvenuti in questo nuovo video. Attacchiamo qui il microfonino perché siamo al Mugello, è il 4 aprile 2023 e oggi correrò per la prima volta con una vera macchina da corsa, o così almeno mi hanno detto, non l'ho ancora provata. Siamo al primo test delle Midget con cui correrò quest'anno. Il mio compagno di squadra, udite udite, sarà il buon Alberto Nasca, con cui condividerò auto, ma soprattutto emozioni. E giustamente voi direte, cos'è una midget? Che cos'è questa cosa? Perché è tutto più serio? Perché è tutto più figo? Allora, questa è una midget, è un prototipo, quindi non è in realtà una macchina che vedete in giro per strada, una macchina che vedete spesso. Motore della Renault Clio RS, quindi un 2000 aspirato, spinge. News della Life, guardate chi è il mio compagno di squadra. Lui. No, io sono l'ingegnere. Ah, cazzo. Un primo motivo per cui è tutto molto più sostenuto e serio, c'è un ingegnere. Io. Lui. Ebbene sì, io e Alberto correremo insieme. Come compagni di squadra, stessa auto e stesso ingegnere, che è Manuel. Immagino che tutti già lo conosciate dalla stagione di Euronascar di Alberto. Sì, folle a dirsi, ma ci sarà davvero un ingegnere, la cosa si fa seria. Correremo per il team GRT Motorsport, che l'anno scorso è andato veramente forte, quindi le aspettative sono anche abbastanza alte. Sono molto professionali, simpatici e super determinati. Ci siamo trovati fin dal primo minuto, quindi ragazzi sarà veramente una stagione fighissima. Comunque lui sarà il mio bellissimo compagno di squadra che ci si augura non faccia danni. Non ne faccio da anni. Da anni, perfetto. Con le freddure abbiamo già iniziato da ieri. Vi presento Manuel, ingegnere di pista, quindi come prima cosa dovrò capire che cosa dirti, a che cosa serve un ingegnere di pista e poi si può lavorare. Guarda, vedi tutti che lavorano tranne lui. Esatto, che è al computer a giocare a Minecraft. Esatto. Mica se pesa sta camera. Comunque, adesso pian pianino, man mano che andiamo avanti con la serie, magari vi presento tutti i meccanici, tutto il team, tutto lo staff. Intanto vi faccio vedere la macchina com'è perché è veramente particolare. Questo è l'interno della macchina. Abituati alle Legend, qui ci sono molte più cose da guardare e molte più cose da fare. Allora, vabbè, il volante classico con il suo quick release, che non becco mai come rimetterlo dentro, eccolo. Poi abbiamo il cambio, che a differenza della Legend è sempre un cambio sequenziale a innesti diretti, ma la leva è molto più vicina, perché idealmente la cambiata si farebbe così, senza togliere la mano dal volante. Poi in realtà la togli, però ce l'hai qui molto più comodo. Il dash dei tempi, quindi questo ci dà i delta, gli intertempi, tutti i dati che ci servono sapere sul giro, mentre qui io ho i dati della macchina: temperatura olio, temperatura acqua, marcia, giri, insomma i dati un pochino più tecnici sulla macchina. Qui ci sono un po' di levette da utilizzare che dobbiamo sia tenere d'occhio che utilizzare in caso di necessità. Vabbè, tergicristallo, ventola per spannare il vetro, la luce per quando piove, pit limiter, non so che cosa faccia quello con scritto rain, iniezione, pompa dell'olio
dell'olio e tasto proprio per accendere. Non c'è molto di più, c'è la frizione, serve solo per partire, per fermarsi e basta. In realtà questo sedile è qui solo temporaneamente, verrà tolto perché durante la gara non si usa, però adesso l'abbiamo montato per fare delle altre cose. È una macchina abbastanza semplice, è molto molto comunicativa, cioè è una macchina che veramente ti fa capire quello che vuole e si fa capire. È relativamente semplice da guidare, ma è molto complicata quando poi la porti al limite, come tutto d'altronde, ed è abbastanza normale. Uscire ed entrare è particolarmente scomodo, adesso vi faccio vedere la mossa. Considerate che non ho il casco, per cui sono facilitato nella manovra. Stacco il volante, in qualche modo tiro fuori le gambe e sono fuori, agilmente, quasi direi. E chiudo la portiera. Allora, cose importanti da sapere di questa macchina. Non c'è differenziale, quindi è un po' come un go-kart molto sovralimentato. È una macchina molto sovrasterzante e sottosterzante, una cosa un po' particolare, quindi va fatta girare molto con il gas. Però ha delle gomme molto fighe perché sono delle semi-slick tassellate che fanno un quantitativo di chilometri imbarazzante. Possiamo usare, se non sbaglio, 3 treni massimo in tutto il campionato. Quindi sono veramente tanti chilometri, è una gomma che ha un'ottima performance per tantissimi giri, il che è figo. È facile, cioè è sincera, è intuitiva. Ho sistemato la frenata che era troppo indietro e se no si girava tutta. Sì. Se ci entri morto in curva tende a sottosterzare. Ok. Entri bello carico. Sì. Appena freni non scalare subito, aspetta quell'attimino. Sì, di lasciarla. Sì, lasciarla un attimo rallentare. Che bello, che macchina, che male. Sai che il retrospalla si fa sentire, ma anche il collo alle arrabbiate. Cosa Formula 1? Prossimo anno. Arriviamo. Quindi cosa dici? Come ti è sembrata? Bella, a me piace molto. Ok. Divertente, si guida. Adesso sistemiamo anche un po' l'assetto, mi dice Mago, che possiamo fare qualche zecchino. È bella però, Sì, cioè, sa di macchina, sì. è rigida, quando fai le curve la senti che È fighissima. che lì hai poi il bello di avere la spalla così piccola è che spanciano pochissimo le gomme, per cui Sì, è quello vero. che senti è quello che succede. Se sali sulla NASCAR. Com'è? È pieno di rincoglioniti. Com'è? Bene. Tempi buoni. Sì, ho rifatto lo stesso tempo di prima. Non ti dico nell'inserimento subito, no? Perché lì c'hai un po' il discorso che non c'è il differenziale, che freni, che c'è il trasferimento di carica, eccetera, eccetera. Però, diciamo, nella fase centrale della curva, quindi da quando hai finito di inserire a quando inizi a dare il gas, è come se mi allargasse un po'. Vorrei che voltasse un po' di più. Vedi delle auto da 300.000 euro che vanno più piano.
più che altro perché adesso io non dico che avevo chissà che giro in canna, Però, ma non ne ho fatto uno. no, lo so. Cioè non so quale poteva essere il mio giro. Considero che ho fatto il terzo giro, ho fatto un 10,3 come riscaldamento e da lì passo qua sopra. Lui sul rettilineo Ti va ripassa? a 100 all'ora in più di me e mi ritrovo allo stesso si punto. frena ai 200 metri in curva 1, non so, è successo a me uguale. La chicane, sono andato leggermente lungo, ho messo un tassello nella ghiaia. Calma. Lo que tú sientes. Finiti 2 giorni di test molto importanti. Perché importanti? Beh, perché siamo venuti qui per capire la macchina e prendere un po' di confidenza, sia con l'auto che con la pista, che poi affronteremo più avanti nel campionato. Abbiamo un'idea precisa dei miei tempi? Purtroppo no, perché ho trovato veramente tantissimissimo traffico. Quindi abbiamo un'idea di un tempo sul giro secco, molto approssimativa, ma nessuna idea di un ipotetico passo gara. Era fondamentale fare il tempo della vita? Decisamente no. Quindi ci possiamo ritenere super soddisfatti del lavoro fatto. La macchina mi piace, ho guidato bene, nonostante tutto il tempo perso dietro ad altre macchine, i tempi sono migliorati molto nell'arco dei 2 giorni, quindi va benissimo così. Ed è quindi con grandissimo piacere che vi dico, diamo il via a questa avventura. Ci vediamo a Vallelunga il 2 aprile e ci sarà da divertirsi, ve lo assicuro.